Ciao a tutti amici di Solfaterra News. Anche oggi sorvoliamo con i nostri droni i campi flegrei per documentare ciò che accade in questa terra unica e inquieta. Ma oggi vogliamo portarvi più in profondità, raccontarvi una storia che in pochi conoscono davvero, una storia che comincia oltre 150 anni fa, ma che ancora oggi influisce direttamente sulla crisi bradisismica che stiamo vivendo. Vi invitiamo subito a seguirci su YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, perché ciò che stiamo per raccontarvi potrebbe cambiare il vostro modo di vedere questo territorio. Avete mai sentito parlare del lago di Agnano? Un lago vulcanico che un tempo dominava tutta la conca di Agnano, un lago vivo alimentato da sorgenti termali, da fumarole naturali, da uno scambio continuo tra superficie e sottosuolo. Era il respiro della terra. Le sue acque ospitavano vita, ma anche vapori e calore che uscivano dalle viscere della caldera. I Romani lo sapevano bene, intorno a quel lago costruirono le prime terme, sfruttando un sistema naturale perfettamente in equilibrio. Ma poi, per motivi sanitari legati alla malaria e alle zanzare, si decise di prosciugarlo. Accadde tra il 1865 e il 1870. Venne scavato un emissario sotto il Monte Spina e nel giro di pochi anni il lago scomparve. Al suo posto rimasero fenditure, cavità, sorgenti termali affioranti e soprattutto una zona delicatissima dal punto di vista geologico. I nostri nonni ce lo raccontano bene, l'intera area era piena di profondi inghiottitoi, alcune cavità raggiungevano i 40 metri di profondità e dentro vi erano sfoghi di gas, acque sulfure, vere e proprie ferite aperte nella crosta flegrea. Quelle voragini erano essenziali, servivano da valvole naturali per liberare la pressione interna della caldera. Ma nessuno ha voluto proteggerle, nessuno ha pensato alla loro funzione vitale. Negli anni 60, con l'espansione dell'industria pesante a Bagnoli, arrivò l'Italsider, una fabbrica enorme, potente, che produceva ghisa nei suoi altiforni, ma con la ghisa arrivavano anche tonnellate e tonnellate di scarti industriali. La famigerata loppa, cioè residui ferrosi incandescenti e inquinanti. Il problema era dove smaltirla. La soluzione fu tanto semplice quanto disastrosa. Si decise di riempire quelle stesse cavità naturali emerse dopo lo svuotamento del lago con quella spazzatura industriale. E non solo. I racconti degli anziani parlano chiaro. In quelle voragini finirono anche amianto, materiali chimici, fanghi tossici, tutto gettato in profondità senza alcun criterio, come se il sottosuolo fosse una pattumiera. Per trasportare quei rifiuti fu costruita addirittura una strada, ancora oggi visibile, che collega Bagnoli a Via Antiniana. Ma quella strada passa proprio sopra fumarole attive e negli ultimi anni lo vediamo. Sprofondamenti, cedimenti dell'asfalto, scioglimento del manto stradale. È la terra che sta cercando di reagire. Abbiamo fatto qualcosa di irreparabile. Abbiamo chiuso con le nostre mani gli sfoghi naturali della caldera. Abbiamo tappato le valvole di sicurezza di un sistema vulcanico vivo. E adesso quella pressione si accumula. Cerca vie di fuga nuove, solleva il suolo, crea fratture. Ogni giorno i nostri droni documentano segni visibili, microcrateri, crepe nei muri, sollevamenti del terreno. Il respiro della terra è diventato un ruggito sordo. Ma c'è di più. Dopo il riempimento di quelle cavità, su quei terreni si iniziò a costruire case, attività, capannoni. All'epoca non c'era un piano regolatore serio, ma erano legali, tutto apparentemente in ordine. Un noto imprenditore agricolo della zona, così ci raccontano i nostri nonni, approfittò della situazione e acquistò enormi lotti di quei terreni per pochi soldi. Aveva sentito dire, grazie a speculazioni e contatti in comune, che gli americani stavano cercando una nuova sede per installare la base NATO, e non sbagliava. In quegli anni, infatti, sorse proprio lì la base NATO, che per oltre 30 anni rimase attiva. Una base militare strategica costruita sopra un terreno instabile, riempito di scarti industriali e amianto. Quando la NATO lasciò la zona, l'imprenditore si ritrovò con interi complessi edilizi che trasformò in autosaloni, magazzini, concessionari, attività commerciali. E ancora oggi quelle strutture sono lì, sopra un terreno che ribolle. La domanda è una sola. Quanta responsabilità abbiamo noi, come esseri umani, nella crisi bradisismica attuale? Perché da un lato c'è il vulcano, che da millenni è qui, vivo e imprevedibile, ma dall'altro ci siamo noi. Con la nostra arroganza, con la convinzione di poter dominare la natura, abbiamo tappato sfoghi, sotterrato pressione, costruito sopra ferite aperte e oggi ne paghiamo il prezzo. I terremoti a Pozzuoli e Agnano non sono soltanto un fenomeno naturale,
sono il risultato di decenni di scelte sbagliate, speculazioni, indifferenza. Oggi la caldera è sotto pressione, la pentola bolle e se la pressione non trova una via d'uscita potrebbe esplodere. Noi di Solfatara News continueremo a monitorare tutto questo, ogni giorno, metro per metro. I nostri droni sorvolano la caldera per raccontarvi la verità, perché la Terra parla e noi abbiamo il dovere di ascoltarla. E voi? Volete continuare a chiudere gli occhi? Iscrivetevi al canale, seguiteci sui social, condividete questo video, perché solo conoscendo il passato possiamo davvero capire cosa ci aspetta nel futuro e forse evitarlo.